Studi l'italiano, hai studiato i pronomi, ma continui a fare sempre gli stessi errori. Lo so, perché i pronomi sono proprio un argomento terribile. Sembrano facili, però poi scegliere quello giusto, metterlo nella giusta posizione è sempre un po' difficile. Quindi oggi voglio fare chiarezza e voglio aiutarti a correggere 5 degli errori più comuni che tutti gli studenti di italiano fanno con i pronomi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo di pronomi e comunque voglio dirti che se non mi conosci, su questo canale pubblico video di grammatica, vocabolario e cultura italiana. Quindi se ti interessano queste cose, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina. E ora passiamo subito al primo errore che voi studenti fate con i pronomi. Usare il pronome oggetto diretto al posto di quello indiretto e viceversa, cioè usare quello indiretto al posto di quello diretto. E ti avverto, questa è una lezione interattiva, quindi io ti chiederò di correggere gli errori. Ora io ti faccio vedere una frase e tu dimmi qual è l'errore. Marco e Luca li ho visti ieri al supermercato. Qual è l'errore in questa frase? Pensaci un po'. Beh, siamo proprio sicuri che dobbiamo usare gli? No, quello è l'errore. Stiamo usando un pronome oggetto indiretto, ma dovremmo usare li. Marco e Luca li ho visti ieri al supermercato. Questo perché? Perché noi stiamo sostituendo Marco e Luca, che sono un oggetto diretto. Io ho visto Marco e Luca, ho visto queste due persone. Sono l'oggetto diretto della nostra azione. Ma quindi come facciamo a sapere se dobbiamo usare un pronome oggetto diretto o indiretto? Ho un trucco per te. Guardiamo questa frase. Compro una penna. Io è il soggetto, compro il verbo, che cosa? Una penna. Una penna è l'oggetto della nostra azione. Che cosa compro? Compro una penna. Quindi una penna è un oggetto diretto. Ma perché diretto? Beh, anche perché davanti a una penna non c'è nessuna preposizione. Un po' come nell'esempio di prima, ho visto Marco e Luca. Io non dico ho visto a Marco e Luca, non uso una preposizione. Quindi quando non abbiamo una preposizione, allora quello potrebbe essere un oggetto diretto, come nel caso di una penna. Ora posso sostituire quindi una penna con un pronome oggetto diretto, la, e dire la compro. La compro. Ora vediamo questa frase. Ho regalato una penna a Sara. Beh, in questo caso una penna è sempre l'oggetto diretto, ma a Sara? Beh, Sara è la persona che riceve la penna, riceve l'azione. E in italiano, quando abbiamo la preposizione a, molto importante, a più una persona e quella persona riceve l'azione, quello è un oggetto indiretto. Quindi è facile capire se è diretto o indiretto. Hai capito? In questo caso possiamo sostituire a Sara con un pronome oggetto indiretto femminile, quindi le. Le ho regalato una penna. Ora, il problema però non è solo capire se abbiamo un oggetto diretto, quindi possiamo usare un pronome oggetto diretto, o un oggetto indiretto e quindi possiamo usare un pronome oggetto indiretto. L'errore spesso sta nel fatto che questi pronomi sono simili, quindi è facile confondersi. Allora ho preparato per te una tabella bellissima. Come vedi, molti pronomi sono uguali tra il diretto e l'indiretto. Per esempio mi, ti sono uguali, ma attenzione alle terze persone, perché abbiamo lo per il maschile singolare e la per il femminile singolare per il pronome oggetto diretto. E abbiamo gli per il maschile singolare e le
per il femminile singolare del pronome oggetto indiretto. Poi C è uguale, V è uguale e qui cambia di nuovo. Perché abbiamo li per il maschile plurale e le per il femminile plurale per il pronome oggetto diretto. E gli per il maschile e femminile plurale per il pronome oggetto indiretto. Hai capito? Quindi questa è una tabella molto importante, se vuoi fai uno screenshot, fai una foto, stampala e mettila sul frigorifero. Oppure puoi fare una cosa molto più semplice, cioè scaricare il PDF che abbiamo preparato per te. Infatti nel PDF puoi trovare gli appunti di questa lezione anche con tutte le tabelle, anche alcune tabelle extra che abbiamo creato per te, che ti aiuteranno tantissimo, ma soprattutto troverai degli esercizi. E questa è la cosa più importante, perché grazie agli esercizi che trovi nei nostri PDF puoi effettivamente fare pratica con tutte le cose che io ti sto spiegando in questa lezione. Infatti a volte semplicemente ascoltare la lezione non basta, è necessario fare qualche esercizio. E nel PDF troverai proprio questi. Quindi semplicemente clicca sul link qui sotto in descrizione o anche sul primo commento, inserisci il tuo nome e la tua email e poi ti invieremo il materiale. E adesso andiamo avanti e parliamo di un'altra cosa che è terribile. La posizione dei pronomi. Sì, perché in italiano ci sono tante regole legate alla posizione dei pronomi e il problema è che se sbagli la posizione o comunque metti il pronome in una posizione sbagliata, la frase sembra super strana in italiano. Quindi sì, posso capirti, però dico quella frase è strana. Quindi se vuoi parlare come un italiano, allora devi imparare bene le regole sulla posizione dei pronomi. Vediamo queste frasi. Puoi mi aiutare a fare i compiti? O anche, ti ho detto che io e Sandro ci sposiamo? Cosa c'è di strano in queste due frasi? Riesci a identificare l'errore e correggerlo? Pensaci un po'. Se vuoi metti anche in pausa il video se vuoi prenderti più tempo. Allora, la posizione dei pronomi è completamente sbagliata. Infatti dovremmo dire mi puoi aiutare con i compiti o anche puoi aiutarmi con i compiti e ti ho detto che io e Sandro ci sposiamo. Ma perché? Vediamo le regole sulla posizione dei pronomi. In generale, i pronomi vanno prima del verbo in italiano con i tempi semplici, come il presente, l'imperfetto, eccetera. Per esempio, mi sveglio alle 7, la compro io la frutta, la compro io la frutta. Con i tempi composti, come per esempio il passato prossimo, il pronome si mette sempre prima del verbo, ma del verbo ausiliare. Quindi non è ti ho detto, ma ti ho detto. Cosa succede con l'infinito? Generalmente con l'infinito noi togliamo la e finale e aggiungiamo il pronome attaccato alla fine dell'infinito. Ma generalmente quando abbiamo l'infinito in una frase in italiano, quando abbiamo un verbo modale, come per esempio dovere, potere, volere, quindi quei verbi che poi richiedono l'infinito. Allora in realtà possiamo scegliere e possiamo mettere il pronome o prima del verbo modale o dopo attaccato all'infinito. Per esempio, puoi aiutarmi, quindi aiutare diventa aiutar, togliamo la e finale, aggiungiamo mi, puoi aiutarmi, o anche mi puoi aiutare, però non in mezzo, non è puoi mi aiutare, no. O prima del verbo modale o dopo l'infinito, non in mezzo. E con l'imperativo, il tempo che invece usiamo per dare ordini? Allora, con l'imperativo i pronomi si mettono dopo, attaccati, quindi un'unica parola. Per esempio, aiutami, parlateci, ma
se abbiamo l'imperativo formale, quindi la forma lei, mi fa ridere perché queste regole sono davvero terribili, lo so. Mi dispiace. Beh, con l'imperativo formale il pronome torna davanti, quindi prima del verbo. Per esempio, mi aiuti, ci parli. Se invece abbiamo la forma negativa tu dell'imperativo, che ti ricordo si forma con il non più l'infinito, allora possiamo scegliere e mettere il pronome tra il non e l'infinito o attaccato all'infinito. Per esempio, non lo guardare o non guardarlo, non ci pensare, non pensarci. E abbiamo preparato per te una tabella riassuntiva fantastica sulla posizione dei pronomi che puoi trovare nel PDF di cui ti ho parlato prima. E ora vediamo un altro errore curioso. Ti faccio prima vedere 2 frasi e poi tu mi dici qual è l'errore. Mario e Luisa l'ho visti ieri al parco. Le lasagne l'ho cucinate ieri. Quali sono gli errori in queste 2 frasi? Pensaci un po'. Beh, qui abbiamo un errore brutto. Infatti, in italiano usiamo l'apostrofo, ma con cosa? Beh, usiamo l'apostrofo soltanto con lo e la, quindi i pronomi oggetto diretto singolari. Non possiamo usare l'apostrofo con li e le, quindi pronomi oggetto diretto plurali. Quindi le frasi corrette sono Mario e Luisa li ho visti ieri al parco, li ho, non lo, li ho. Le lasagne le ho cucinate ieri, non lo, le ho. Quindi noi possiamo usare l'apostrofo soltanto con lo e la. Chiaro? E adesso ti voglio far vedere un altro errore, ma non ti dico qual è. Cerca di capirlo tu. Vediamo queste 2 frasi. Mi lo hai detto ieri. Mi lo hai detto ieri. O ti l'ho già spiegato. Ti l'ho già spiegato. Qual è l'errore qui? Beh, qui come puoi vedere abbiamo 2 pronomi, giusto? Mi e lo. T e L con l'apostrofo. Quindi questo cosa significa? Che se abbiamo 2 pronomi dobbiamo seguire le regole dei pronomi doppi. E la regola dei pronomi doppi dice che dobbiamo sempre mettere prima il pronome oggetto indiretto e poi quello diretto. Ma la I del pronome oggetto indiretto diventa E di fronte a lo, la, li e le. Quindi non è mi, lo, ma me lo hai detto ieri, me lo hai detto ieri. E non è ti lo, ma te l'ho già spiegato. Questo è molto importante, quindi ricorda che mi diventa me, ti diventa te, e se vuoi però in passato abbiamo fatto già un altro video su questo argomento, quindi se vuoi un video completo sui pronomi doppi puoi guardarlo semplicemente cliccando sul link qui sotto in descrizione. E adesso finiamo con un altro errore che è un errore particolare perché non è proprio un errore sui pronomi, ma su un uso improprio di questo o quello in italiano. Infatti noi in italiano usiamo ovviamente gli aggettivi dimostrativi, si chiamano aggettivi dimostrativi questo e quello, però li usiamo di meno rispetto per esempio ad altre lingue come l'inglese. Infatti spesso io sento i miei studenti usare questo e quello quando in realtà dovremmo usare un pronome. Per esempio, ho fatto questo ieri, ho fatto questo ieri, o mi hai detto quello ieri. Mi hai detto quello ieri. Beh, in italiano non funziona così. Cioè, le frasi funzionano dal punto di vista grammaticale, ma suonano un po' innaturali, non sembrano naturali. Anche perché generalmente in italiano gli aggettivi questo e quello, appunto, sono aggettivi, quindi vanno con un'altra parola. Per esempio, questo maglione, quella giacca che è lontana da me. Posso usarli come pronomi, però sempre per andare a sostituire
quest'idea, l'idea di questo una cosa vicina alla persona che parla, quello una cosa lontana. Ma se stiamo sostituendo semplicemente una parola, per esempio ho fatto una cosa ieri, è irrilevante il fatto se questa cosa è vicina o lontana da me, non è importante. Quindi usiamo semplicemente un pronome. Quindi anziché dire ho fatto questo ieri, diremmo l'ho fatto ieri, l'ho fatto ieri. Oppure mi hai detto quello ieri, me l'hai detto ieri. Questo è davvero un errore, perché non è proprio un errore, ma una cosa che molti studenti fanno e che suona un po' innaturale. Quindi usa di più i pronomi, anche se sono più difficili. Hai ragione. Ok, adesso però è arrivato il momento di fare gli esercizi. Quindi scarica il PDF che abbiamo preparato per te e fai gli esercizi. Li troverai davvero molto utili e ti permetteranno anche di ricordare più facilmente tutto quello che abbiamo imparato. E io amo parlare di pronomi, infatti in tutti i nostri corsi Italiano Vero ci sono lezioni sui pronomi, a partire dal corso base fino al corso avanzato. Quindi se vuoi approfondire questo argomento e dare un'occhiata anche ai nostri corsi completi Italiano Vero, puoi cliccare sul link qui sotto in descrizione o visitare il nostro sito web www.teacherstefano.com/corsi. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta tantissimo a far crescere il canale, è gratis per te, ma per noi vale davvero tanto, è il tuo modo per supportarci. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!